Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Absorcol Alpha Sigma SpA. Ultimo aggiornamento. 21 ottobre 2021. Cosa Absorcol? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Absorcol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Absorcol? Absorcol ha un farmaco a base del principio attivo ezetimibe, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti ezetimibe e nello specifico altre sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Alpha Sigma SpA. Absorcol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Absorcol 10 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Addenda Pharma Srl. Concessionario: Alpha Sigma SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: ezetimide. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti ezetimide. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipercolesterolemia primaria. Absorcol, somministrato con un inibitore della HMG coreduttasi, statina, ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, eterozigote familiare e non familiare, che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole. La monoterapia con Absorcol è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, familiare eterozigote e non familiare, per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate. Prevenzione di eventi cardiovascolari. Absorcol è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari. Vedere paragrafo 5, 1, in pazienti con cardiopatia coronarica, CHD, e una storia di sindrome coronarica acuta, ACS, quando aggiunto ad una terapia in corso con una statina o quando iniziato in concomitanza con una statina. Ipercolesterolemia familiare omozigote, IF-omozigote. Absorcol somministrato con una statina, ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche, per esempio, la feresi delle LDL. Sitosterolemia omozigote, fitosterolemia. Absorcol ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote. Posologia. Posologia. Il paziente deve seguire un regime dietetico ipocolesterolemizzante adeguato e deve proseguire la dieta nel corso del trattamento con Absorcol. Il medicinale deve essere somministrato per via orale. La dose raccomandata di una compressa di Absorcol 10 mg in monosomministrazione giornaliera. Absorcol può essere somministrato a qualsiasi ora del giorno, indipendentemente dai pasti. Quando si aggiunge Absorcol ad una statina, si deve continuare la terapia con il comune dosaggio iniziale indicato per la specifica statina, oppure si deve continuare ad utilizzare il dosaggio più elevato già prescritto in precedenza. In tale circostanza, si devono consultare le istruzioni per il dosaggio di quella particolare statina. Uso in pazienti con cardiopatia coronarica e storia di un evento di ACS, per un'ulteriore riduzione di un evento cardiovascolare in pazienti con cardiopatia coronarica e storia di un evento di ACS, Absorcol 10 mg può essere somministrato con una statina con beneficio cardiovascolare comprovato. Somministrazione concomitante con sequestranti degli acidi biliari. La somministrazione di Absorcol deve avvenire o almeno 2 ore prima o almeno 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante degli acidi biliari. Anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani. Vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. L'inizio del trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. Bambini e adolescenti a 0 e 6 anni.
La sicurezza e l'efficacia di ezetimibe nei bambini di età compresa tra 6 e 17 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 4, 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Quando Absorcol viene somministrato con una statina, si devono consultare le istruzioni per il dosaggio della statina nei bambini. Bambini. 6 anni. La sicurezza e l'efficacia di ezetimibe nei bambini di età 6 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Compromissione epatica non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio in pazienti con compromissione epatica lieve, punteggio di Kild-Pugh da 5 a 6. Il trattamento con Absorcol non ha raccomandato in pazienti con disfunzione epatica moderata, punteggio di Kild-Pugh da 7 a 9, o severa, punteggio di Kild-Pugh 9, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione renale non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio per i pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Quando Absorcol ha somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale. La terapia con Absorcol somministrato insieme ad una statina è controindicata durante la gravidanza e l'allattamento. Absorcol somministrato insieme ad una statina è controindicato nei pazienti con patologia epatica attiva o con valori elevati, persistenti e di natura indeterminata delle transaminasi sieriche. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: quando Absorcol ha somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale. Enzimi epatici in studi clinici controllati in cui i pazienti venivano trattati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In studi preclinici, è stato dimostrato che ezetimibe non induce gli enzimi del citocromo P450 coinvolti nel metabolismo dei medicinali. Non sono state osservate interazioni farmacocinetiche clinicamente significative fra le ezetimibe, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Absorcol. insieme ad altri farmaci come Aeroserifadina Euro, Aeroserifatra Euro, Aeroserifina Euro, Aeroserifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Absorcol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Absorcol durante la gravidanza e l'allattamento? La somministrazione concomitante di Absorcol con una statina è controindicata in gravidanza e durante l'allattamento. Vedere paragrafo 4, 3, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto della statina specifica. Gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, quando si guidano veicoli o si usano macchinari, si deve tenere in considerazione che sono stati segnalati casi di capogiro. Effetti indesiderati. Tabella delle reazioni avverse, studi clinici ed esperienza post-marketing. In studi clinici di durata fino a 112 settimane, Absorcol 10 mg/d è stato somministrato a 2396 pazienti da solo, con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici, la somministrazione di ezetimibe, 50 mg/d è a 15 individui sani per un periodo fino a 14 giorni, o di 40 mg/d è a 18 pazienti con ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni, è stata generalmente ben tollerata. Negli animali non è stata osservata alcuna tossicità dopo dosi singole per via orale di 5.000 mg/kg di ezetimibe in ratti e topi e di 3.000 mg/kg in cani. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio con Absorcol.
La maggioranza di essi non sono stati associati con esperienze avverse. Le esperienze avverse segnalate non sono state gravi. In caso di sovradosaggio devono essere utilizzate misure sintomatiche e di supporto. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Altre sostanze modificatrici dei lipidi, codice ATC. C10AX09. Meccanismo d'azione. Absorcol fa parte di una nuova classe di sostanze ipolipemizzanti che inibiscono selettivamente l'assorbimento intestinale del colesterolo. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. A seguito di somministrazione orale, l'ezetimibe viene assorbito rapidamente. È coniugato ampiamente al glucuronide fenolico farmacologicamente attivo, ezetimibe glucuronide. I valori medi delle concentrazioni plasmatiche di picco, Cmax, si osservano, dati preclinici di sicurezza. Gli studi sulla tossicità cronica di ezetimibe sugli animali non hanno identificato organi bersaglio per gli effetti tossici. In cani trattati per 4 settimane con ezetimibe, a 0 yen 0,03 mg/kg/die, la concentrazione, elenco degli eccipienti: crosscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone, K29, 32, sodio lauril sulfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Absorcol a base di ezetimibe sono Corinthus, Ezelip, ezetimibe Accord, ezetimibe Alter, ezetimibe Aristo, ezetimibe Aurobindo, ezetimibe Doc generici, ezetimibe G, ezetimibe Creta, ezetimibe Milan, ezetimibe Pensa, ezetimibe Sandoz, ezetimibe Technigen, ezetimibe Teva, ezetimibe Zentiva, Ezetrol, Cobay, Lezimis, Mibecol, Trizibe, Zetia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.